Ciao a tutti! Oggi faremo questo progetto qui. È un cuore portatutto, ma volendo si può anche utilizzare in altri modi, ad esempio come un dietro porta, un fuori porta, può essere con questa taschina qui un piccolo portaoggetti. Quindi mettiamoci al lavoro e seguitemi fino alla fine del video per vedere come si realizza e come si utilizza. Vi ricordo sempre di iscrivervi poi al canale per restare aggiornati sulle prossime uscite, attivando la campanella delle notifiche. Buon lavoro e buona creatività a tutti! Per realizzare questo progetto io ho stampato il cartamodello. Il cartamodello praticamente è una metà del cuore. Io ho preso due fogli A4, li ho praticamente sovrapposti e poi ho ritagliato appunto la forma del mezzo cuore. Quindi in automatico ho ottenuto il cuore, ho attaccato con lo scotch le due parti e quindi ho ottenuto la sagoma. Questa è la mia sagoma di cartone, vedete? È un cartone più o meno di 2 mm. L'unica accortezza che dovete avere quando tagliate appunto la sagoma di cartone è la vostra sagoma, diciamo, di carta vi porterà ad avere questo tipo di cuore, eccolo qua, quindi con un angolo molto chiuso. In realtà questo angolo, che è così chiuso, deve essere leggermente stondato, vedete? Io ho cercato di stondarlo il più possibile, praticamente deve entrare un dito. Questo angolo va stondato perché il cordoncino che passeremo tutto intorno alla fine, essendo un cordoncino piuttosto spesso di spessore appunto, quando lo andiamo a piegare non viene un lavoro fatto bene se abbiamo l'angolo troppo acuto, diciamo, ecco. Tra l'altro anche per mettere la stoffa, così sarà più semplice da piegare verso il dietro del cartone. Invece se è appunto un angolo così chiuso, così acuto, avremo problemi poi anche nel mettere la stoffa dietro. Dopo che ho tagliato questa sagoma qui di cartone, ho anche ritagliato l'imbottitura. Questa qui è l'imbottitura, quella alta, che abbiamo utilizzato anche per la luna di Natale, ve la ricordate? E ho fatto la sagoma appunto precisa, perché la dobbiamo mettere sopra il cartone. Avremo anche bisogno di una sagoma di feltro. Io preferisco utilizzare il feltro perché se poi lo appendo appunto dentro casa non mi piace che mi graffia il muro, però è una cosa mia, è una cosa soggettiva. Questa sarà la parte che noi andremo a mettere dietro per coprire appunto la stoffa e la colla appunto della stoffa che avremo incollato. E questo cuore dovrà essere più piccolo della sagoma di cartone di 2-3 mm, tutto quanto intorno, insomma basterà tagliare un pochino in dentro, ecco, leggermente in dentro, in modo che il dietro, praticamente il posteriore, non si vedrà quando poi questo portaoggetti è attaccato al muro, insomma. Quindi una volta che abbiamo tagliato tutte queste sagome, basterà mettere un po' di colla a caldo qui, adesso ve lo faccio vedere, e metteremo il nostro cuore di imbottitura qui sopra, così siamo pronti poi per mettere la stoffa. Mi raccomando, questo qui non lo buttate perché poi magari vi servirà per fare la parte davanti. Nel frattempo che si scalda la colla a caldo, io intanto ho tagliato la mia stoffa e praticamente la stoffa dovrà essere almeno 3 cm più grande della sagoma. Allora, io ho cercato di appiattire bene
tutte queste grinzette che si sono fatte qui dietro, perché appunto dopo, quando andremo a mettere il feltro, se no danno fastidio se rimangono in alto. Nel frattempo ho tagliato un pezzo di stoffa più o meno di 20 centimetri, e questo pezzo di stoffa andrà messo qui. Io adesso farò la cucitura per non far sfilare appunto il tessuto, quindi farò la piega dentro e un'altra volta in dentro lungo tutta quanta la lunghezza, quindi sarà una cucitura dritta veramente semplice. Come potete vedere, io ho cucito la mia stoffina e l'andrò più o meno a posizionare a 7 centimetri da questo punto qui. Poi misurerò dopo, insomma, adesso per il momento mi serve soltanto un attimo per vedere. Dopodiché ho tagliato 3 quadrati di juta colorata e naturale, perché voglio fare una decorazione. Per fare una decorazione e soprattutto per non far sfilare la juta, io che cosa andrò a fare? Andrò a posizionare uno stabilizzatore che è biadesivo. Come prima cosa attaccherò la juta, appunto lo stabilizzatore sull'aiuto, scusate, e poi una volta che avrò levato la carta andrò a posizionare la mia decorazione, così stirando verrà attaccata la stoffa. Quindi questo è lo stabilizzatore biadesivo che utilizzerò. Io utilizzo questo qui, dopo vi metterò il link sotto la descrizione del video, così potete diciamo provarlo. Quindi adesso vado ad attaccare con il ferro da stiro lo stabilizzatore. Dopodiché su questo stabilizzatore io disegnerò la decorazione che voglio fare, in questo caso farò dei cuoricini, e poi la ritaglio. Ho cucito il merletto qui sul pezzettino di stoffa e poi ho applicato questi cuori. L'ho applicati prima appunto con quel biadesivo che vi ho fatto vedere, e poi ho fatto una cucitura a punto dritto, non a punto zigzag, tutta quanta intorno, tranne questo qui l'ho ricoperto come questo qui con la stoffa, poi ve lo faccio vedere alla fine il perché, e poi l'ho cucito fino a qui lasciandolo aperto. Ora metterò il gancio e io ho messo gli spilli da qui a qui, ho lasciato 7 centimetri, poi ho provato a misurare più o meno dal punto più alto, ma ovviamente non può essere proprio precisissimo, 12 centimetri e mezzo da qua a qua. Adesso questa parte qui ho messo lo scotch perché sennò si sfila. Qui ho lasciato uno spazio dove non ho messo la colla, vedete? Quindi io adesso partirò da qui e comincerò ad incollare questo nastro tutto quanto qui intorno. Bene, questo progetto è terminato, ho aggiunto un fiocchetto qui dove c'è appunto per appendere. Vi lascio anche le misure del progetto una volta terminato. Quindi il progetto una volta terminato misurerà qui al centro 25 centimetri e qui 23, per una larghezza totale di
35 cm, quindi è un progetto anche importante se vogliamo. Questo portatutto ha una tasca qui per poter inserire magari un piccolo blocco con una penna, per poter scrivere magari, non lo so, la lista della spesa, quindi tenerlo a portata di mano in cucina, e possiamo anche inserire gli occhiali. Ma non solo, perché può anche essere un portaoggetti, magari per il cucito, per le cose che ci servono proprio a portata di mano, può diventare un ottimo portaoggetti per il cucito, e qui possiamo inserire tranquillamente gli spilli. Anche per la posta, se abbiamo delle bollette urgenti da pagare, possiamo tranquillamente inserirle qui. Lo possiamo decorare con delle scritte o semplicemente con dei fiorellini per avere il nostro dietro porta o fuori porta. Infatti anche la tasca grande potremo utilizzarla appunto per mettere dei fiori in maniera diversa. Insomma, questo progetto risulta davvero versatile. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma vi ricordo sempre di iscrivervi al canale appunto se non l'avete già fatto, quindi di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite. Mi raccomando di condividere il video se vi è piaciuto e di lasciare un like o un commento per farmi sapere come vi siete trovate. Ciao!